Ciao, sono Cinzia, sono ingegnere civile e da poco più di un mese ho aperto il mio laboratorio di borse e accessori in pelle artigianali. Il nome è nato così, casualmente. Io sono originaria di Ferrara, ho vissuto tanti anni lì, ho fatto l'università e anche le scuole superiori, e la tenerina ferrarese è un dolce tipico di Ferrara. La mia è la storia di un cambiamento lavorativo importante, perché io prima ero libera professionista e collaboravo con uno studio di ingegneria. Poi con la maternità ho deciso di prendermi una pausa dal lavoro per cercare di capire che cosa volessi fare da grande. Avevo voglia di riscoprire quelle che erano le mie passioni e cercare di fare qualcosa di più creativo, qualcosa che mi appassionasse davvero. Ho iniziato nel 2014, quindi circa 3 anni fa, acquistando una macchina da cucire. Ero a casa, appunto, in maternità con i miei bimbi, che erano molto piccoli all'epoca, e questa macchina da cucire mi ha fin da subito appassionato. Mi sono resa conto che era un lavoro bellissimo e che sarebbe stato davvero bello riuscire a trasformare quell'hobby che stava nascendo in una professione. In realtà questo poi è stato un percorso graduale e appunto ho impiegato 3 anni prima di riuscire a spiccare il volo e fare questo salto. Il lavoro di artigiana è un lavoro difficile perché richiede tante competenze. Essendo io da sola, non solo mi devo occupare del disegno dei prodotti, la loro realizzazione, ma c'è tutta una parte di marketing, di promozione dei social, di gestione del sito, perché appunto io realizzo i miei prodotti e poi li vendo online. Quindi è un lavoro a 360 gradi che richiede, insomma, tante ore di lavoro, di impegno. È stata una decisione difficile, in primis in primis a livello psicologico, a livello mentale, perché accettare magari anche l'idea di un fallimento, accettare il fatto di non sapere che cosa mi riserverà il futuro, di non avere la certezza, ecco, di come andranno le cose, questo è difficile. Un'altra grossa difficoltà è stata, una volta appunto presa la decisione di volerlo fare, il reperire le informazioni, cioè capire poi come concretamente aprire un'attività, fare un business plan. Questa è stata la prima grossa difficoltà che ho incontrato. Cercare anche le persone giuste a cui chiedere, affidarsi a dei professionisti e chiedere, perché, ripeto, non c'è un sito web che ti spiega come fare. Obiettivi per il futuro: sicuramente continuare così, andare avanti con questo mio progetto in cui credo molto. Essere un'artigiana italiana è sicuramente un aspetto importante, perché soprattutto all'estero è molto apprezzato il Made in Italy, e io appunto che utilizzo le nuove tecnologie, il web per farmi conoscere e per vendere in tutto il mondo, posso avere anche nel mio piccolo l'opportunità di crescere e di vendere in tutto il mondo.